Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come utilizzare il Tricotin e vi farò vedere anche come realizzare questo leone molto carino. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Qualche tempo fa ho pubblicato un video di come fare il tricotin con l'uncinetto, però sono sincera ci si impiega molto tempo, quindi vi faccio vedere come funziona questa macchinetta. È carina, però bisogna mettere bene il filo, altrimenti se non iniziamo bene il lavoro non viene bene. Quindi semplicemente prendo il filo, lo vado ad inserire prima qui in questo foro, poi qui al centro e lo faccio uscire sotto. Per far sì che venga bene bisogna applicare un peso. Nel mio caso all'interno della confezione c'era proprio questa molletta e questa andrà lasciata, deve fare proprio da peso, eccola. E ora iniziamo a lavorare. Mi raccomando, la manovella giratela sempre verso il senso della freccia. Vedete, la freccia fa così, quindi voi dovete girarla così. Giro, vedete? Il primo uncino ha agganciato il filo, vedete? Ora salto il secondo e lo faccio agganciare dal terzo. Eccolo, preso. Salto il quarto, aiutatevi con le mani, e lo faccio agganciare di nuovo dal primo. Una cosa importantissima ora è che, vedete qui, il filo deve andare sotto, se non ci va vi dovete aiutare con le mani, vedete? Deve andare sotto a quel gancetto. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. E proseguo. Da adesso in poi il filo verrà agganciato da tutti gli uncini. 1, 2. La cosa fondamentale è che ogni volta che ci troviamo qui, questo filo deve andare sotto al gancetto. Se non ci va, dovete aiutarlo voi. Quindi lo faccio agganciare, ormai il lavoro va da solo, vedete? Qui non scatta, quindi lo faccio scattare io. Vedete, qui è scattato da solo. Il filo deve sempre andare sotto al gancetto. Dovrebbe andare da solo, non sempre lo fa, quindi dovete aiutarlo, vedete? È molto importante, vedete, qui ci è andato da solo. Qui ci è andato da solo, vedete? Sotto, sotto. Qui non c'è andato, mi aiuto. Sotto, sotto, e da adesso in poi potete procedere più velocemente. Continuando a girare, ecco che da sotto sbuca fuori il tricotin. Ora sono andata a scrivere su un foglio il nome che mi interessa. Io sono andata in internet e ho scritto lettere per tricotin e vi esce fuori praticamente tutto l'alfabeto. Altrimenti scrivete alfabeto tricotin, insomma. Praticamente vado a prendere il tricotin che ho fatto e faccio la prova se è sufficiente la lunghezza. Quindi lo vado a mettere sopra a tutta la scritta. Quando vedo che è sufficiente, mi fermo.
Raggiunta la lunghezza del tricotin da me desiderata, vado a tagliare il filo. Finisco di fare il giro con il filo ed eccolo che si è praticamente staccato da solo. Ok, faccio giù un pochino il filo e ora vado a passare all'interno di questi cappietti. 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, lo faccio passare all'interno di tutti e 4. Poi prendo di nuovo il filo e lo faccio passare all'interno dell'asola. Così si è formato un bel nodino. E ora vado ad inserire il fil di ferro all'interno del tricotin. Ora io sono andata a scrivere il nome che devo realizzare. Se volete posso fare anche un alfabeto per il tricotin. Scrivetemi nei commenti, nel caso vi faccio un video. Vado a prendere il mio tricotin con all'interno già il fil di ferro e inizio a fare la scritta. Se non riuscite aiutatevi con delle pinze, altrimenti quello che riuscite fate a mano, il resto fatelo con delle pinze. Semplicemente vado a seguire la scritta che ho fatto del nome. Quando mi trovo in corrispondenza dei punti dove devo tornare praticamente indietro, io prendo il segno così con le pinze e torno indietro nella parte posteriore. Aspettate, cerco di farvelo vedere. Così, nella parte posteriore. Poi riposiziono tutta la scritta e proseguo. Qui vedete che c'è una curva stretta, in questo caso vado ad utilizzare le pinze. O forse ce la faccio anche a mano, vediamo, Ok, ce la faccio a mano. Proseguo. Terminata tutta la scritta, nel mio caso Lorenzo, vado a inserire i fili in eccesso all'interno del lavoro per non farli vedere. Poi vado a prendere la colla a caldo e a fissare le estremità. Metto un punto qui e lo attacco. Vado ad attaccare al fil di ferro, altrimenti il fil di ferro poi uscirà fuori dal lavoro. E poi su questi di congiunzione, ad esempio qui dove c'è la L, qui metto un punto e lo vado ad unire. Un altro punto lo metto qui e lo vado ad unire e proseguo così fino alla fine della scritta. Terminato il nome, ve lo faccio vedere,
Sulla Z devo andare a mettere la stanghetta. Vado semplicemente a prendere un pezzettino di tricotin senza dentro il fil di ferro e lo vado ad incollare con la colla a caldo. Ora sono andata a fare il disegno del leone. Se non riuscite a farlo a mano libera, dallo schermo del computer potete anche attaccare un foglio, visto che tanto lo schermo è luminoso, e calcare la sagoma, se non siete molto bravi a fare il disegno. Seguendo il disegno inizio a dare la forma al leone. Praticamente terminata tutta la forma del corpo, sono andata a fare la criniera. Poi sono andata ad arrotolare il tricotin e ho fatto il nasetto. Ho fatto anche un fiocchetto e ora sto facendo i baffi. Eccoli. Semplicemente sono andata a prendere un pezzettino di fil di ferro e con la colla a caldo sono andata ad incollarci intorno il filo così. Così sono andata a realizzare i baffi. Ora vi faccio vedere come fare, diciamo, i capelli e la puntina della coda. La andiamo a fare insieme. Praticamente vado a prendere il filo che ho utilizzato, lo vado ad avvolgere intorno alle mie dita 1, 2, 3 volte e vado a tagliare. Poi vado a farlo giù. Potete anche non farlo giù, potete anche andare direttamente a chiuderlo. Io ora vi faccio vedere come farlo giù. Ok, lo vado a mettere di nuovo bene.
e lo vado di nuovo ad avvolgere. Ora vado a prendere un altro pezzetto di filo corto e vado ad unire tutti questi pezzetti insieme. Faccio 2 nodi. Uno, 2. E ora vado a tagliare le estremità. Così e così. Lo sistemo. Vedete, ci sono delle parti un pochino più lunghe, le vado a tagliare. Così. Il pompon è pronto. Non mi resta che andarlo ad attaccare sulla coda. Per concludere il leone, io sono andata a prendere degli occhietti, sono andata a tagliare praticamente la parte del chiodino e ora li vado ad incollare qui vicino al naso. Naturalmente con un chiodino si può appendere in camera alla parete. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!